Ci troviamo a Rossano, in Calabria. Intervisteremo Pina Marelli, presidente della rinomata fabbrica di liquirizia Marelli. Conosceremo la sua storia e quella dell'ormai famosissima liquirizia di Calabria. Poi ci immergeremo in oltre 300 anni di storia attraverso il meraviglioso museo di Giorgio Amarelli. L'altro giorno è uscito un bellissimo articolo su di me, dove mi hanno scritto manager per caso. In effetti la mia vita non era essere in questa azienda, che però devo dire mi ha dato grandi soddisfazioni e successi che non pensavo forse mai di ottenere. In effetti sono napoletana di origine, ho studiato alla Federico II, molto brillantemente, mi sono laureata nel 1967 in giurisprudenza. Nel frattempo però avrei voluto fare il concorso in magistratura, perché siamo sempre state donne decise a tutto, e pensate che voi ora fate di tutto, donne, uomini, di qualsiasi genere si fa di tutto. All'epoca era tutto molto diverso. 1963, quando siamo iscritti a giurisprudenza, le donne non potevano neanche accedere alla magistratura. Diciamo, eravamo tutte pronte a studiare giurisprudenza proprio perché volevamo cambiare il mondo. Nel frattempo, devo dire la verità, col 68 il mondo è cambiato, ero già assistente all'università, però come avevo studio di mio padre avvocato, quindi facevo anche l'avvocato. Ho sposato nel 1969 mio marito di origine di Rossano e ho conosciuto questa realtà che all'inizio mi ha lasciato un po' così perplessa, quindi non avrei mai pensato, ecco, di vivere qua. Mantenevo questa doppia vita, andavamo, veniva mio marito anche professore universitario. Però siccome sono giornalista pubblicista, negli anni 70 c'era stata una trasformazione tecnologica molto forte in azienda, e quindi a questo, fatta da mio suocero, e a questo mio cognato, che seguiva tutto il marketing e diciamo anche la parte amministrativa, aveva deciso di fare anche un grande investimento ovviamente nel prodotto, perché nella commercializzazione del prodotto, e quindi c'era bisogno a quel punto di comunicare, perché si possono fare cose meravigliose, ma se non si raccontano non le saprà nessuno. E allora cominciai a entrare dentro. Fino allora io mi ero interessata, siccome poi ho insegnato diritto romano, storia del diritto romano, quindi di formazione ho una formazione storica, quindi mi ero sempre quando stavo qui in Calabria me ne andavo in biblioteca, archivio, e quindi studiavo, quindi conoscevo bene, diciamo, la storia dell'azienda, la storia della famiglia e ovviamente anche il prodotto, perché chi fa la comunicazione deve sapere tutto, deve stare nel cuore dell'azienda. Questo mio cognato nel fine 1985, nel periodo dopo Natale, si ammala, in 40 giorni muore, molto giovane, lasciando due figli piccoli e un padre che, insomma, per quanto ottantenne era un tipo molto deciso, sicuro di sé, eccetera, però comincia a pensare che da solo non poteva andare avanti. Ed ero l'unica di questa generazione, della mia generazione, mi inserisco in questa realtà e devo dire ho cambiato mestiere, però con grande soddisfazione. Pensate che da Enciclopedia Treccani addirittura c'è una mia foto e tutte le nostre scatolette come icona del Made in Italy, per dire. Sì. Perché le scatolette erano una cosa vecchia, nata nell'inizio del Novecento, proprio con un'altra donna, perché mi sembra strano, ma qua c'era stata una donna imprenditrice, 1894, Giuseppina Marelli, amava fare questo, cosa insomma in Calabria, immaginate, insomma, fino all'800 che cos'era. E questa signora poi fa anche un testamento molto originale, per cui poi ha fatto sì che insomma noi avessimo un rapporto col fisco, direi privilegiato fino al 1990, e poi nel 1919, finita la guerra, pensò di lanciare una scatoletta di metallo piccolissima, dove è scritto Liquirizia Marelli di Calabria, quindi mettendoci il nome e la provenienza, quindi dando una forte identità territoriale e spendendo il nome come forza, diciamo, di qualità.
Riguardo l'appellativo datole come Lady Liquirizia, è il nome in cui si rispecchia e se può raccontarci qualche aneddoto. È una cosa che mi diverte, perché in realtà si chiama Lady Liquirizia, signora della Liquirizia. Luigi Veronelli uscì con un libro intitolato Pina Marelli, il fascino discreto della Liquirizia, carinissimo come titolo. E insomma è una cosa che insomma, mi riempie di orgoglio, ma io direi non tanto come soddisfazione e realizzazione personale, ma più che altro perché credo di aver segnato qualcosa in questo territorio, nel senso che ora mi invitano spesso a parlare, università, premi, e far vedere che è possibile farcela facendo impresa in Calabria, in particolar modo essendo donna, credo che sia un bel esempio per abbiamo. E poi sì, tante volte, sì, ma leggende ce ne abbiamo tante, perché poi ne abbiamo avuto sempre consumatori illustri. La più divertente è quella là di Lucio Dalla, nostro cliente affezionato. Lucio chiamava senza voce, ora non è che aveva una voce particolarmente educata, cioè la nostra clientela, tutti i cantanti lirici, Pavarotti era il nostro cliente, la Ricciarelli, Carreras, Domingo, tutti i nostri clienti, perché per un'emoliente per la gola. E Lucio Dalla chiamava, senti, sto così, c'è umido, che cosa mi prendo? È meglio la moretta, è meglio la favetta, così chiedeva consigli. Un giorno mi chiama da New York, ora ti passo questa pazza che sta vicino a me, la pazza era Isabella Rossellini, che si voleva rubare una sua scatoletta di liquirizia, che non la trovava, era il suo fornitore di New York, e allora disse, senti, diglielo a tua questa qua, ora te la passo, diglielo, io viaggio amarellato, non posso viaggiare se non sono amarellato, quindi non gliela posso dare. Più nello specifico adesso del prodotto, come si passa da una semplice radice, dal sapore che non è sempre piacevole, a un prodotto invece di questo calibro? Allora, guarda, innanzitutto una semplice radice, direi, trovo del lato forse più pregevole di tutto, perché in effetti è un prodotto della terra spontaneo, quindi neanche coltivato, e in più, ha detto giustamente, non gradevole sapore, ma non gradevole sapore e alcuni tipi di liquirizia. La liquirizia calabrese, lo dice l'enciclopedia britannica, è la migliore del mondo perché ha un giusto equilibrio dolce e amaro, che il senso della liquirizia è quello: se è troppo dolce diventa una caramella, se è amara è immangiabile. Se voi pensate che la liquirizia nasce in una stessa fascia che parte dalla Spagna, Portogallo, Spagna, arriva fino alla Cina, però la liquirizia che nasce in Cina è amarissima. Infatti ne abbiamo provato a vendere qualcosa in Cina, ci dicono ma ci dovete aggiungere lo zucchero, noi diciamo guardate, provatela perché qua lo zucchero c'è già, anzi la liquirizia, la nostra che cresce sulla costa ionica calabrese, ha un potere dolcificante 40-45 volte superiore a quello dello zucchero. E diciamo, io dico che è stata un'idea geniale di queste persone nel 1700, che loro metà 400-500, quando la famiglia ha il latifondo, lo deve cominciare a coltivare in maniera più professionale e quindi estirpano dalla terra le radici che ostacolano lo sviluppo di altre piante. È un ritratto fatto di un antenato che è fatto con colore e la polvere di liquirizia, non è colore. È tutta polvere di liquirizia lavorata poi con l'acrilico in modo da renderla per il letto, questo giusto per far vedere che cosa si può fare con la liquirizia di tutto. E quindi questi cominciano a commercializzarla come prodotto agricolo fresco, ovviamente con tutti i limiti, perché l'ingombrante non ha lunga conservazione e quindi all'inizio del Settecento cominciano a pensare di estrarne il succo, quindi attraverso una bollitura delle radici, diciamo in principio come se fosse una mega macchinetta di caffè, che estrae, prima si faceva col fuoco diretto, ora si fa in un cucitore di acciaio tutto chiuso sotto vuoto. E da allora siamo sempre andati avanti ovviamente con continue innovazioni,
prima innovazione quando è arrivata la corrente elettrica, fine 800, inizio 900, il fumaiolo 1907 è la prima caldaia a vapore che c'è stata nella zona, quindi la prima innovazione. La seconda è stata l'arrivo dei computer che qua sono arrivati nella fine degli anni 70 e poi dopo anche la confezione ci ha aiutato molto, perché mentre prima la liquirizia si vendeva a sfusa, diciamo, quindi il petroliere, il farmacista la tenevano nei grandi vasi di vetro, la vendevano, mettevano nel sacchettino. C'è ancora una a Piazza Statuto a Torino dove Gianni Agnelli mandava l'autista a comprarne 100 grammi alla volta e non di più, perché era molto attento anche malgrado le sue finanze floride. E dopodiché poi con le scatolette, la prima era stata quella là della Giuseppina Marelli, poi c'era stata fascismo, autarchia, crisi del 29, devo dire che era stato un precipizio, dopo quando insomma sembrava che l'Italia stesse rifiorendo, no? E l'inizio dell'anno 1920-21, socialismo, insomma apertura dei mercati, la ripresa, e invece succede tutto quello che succede, arriva poi la seconda guerra mondiale e da allora poi insomma andiamo sempre avanti con nuove idee, cominciando prima con le bustine per dare maggior valore aggiunto al prodotto, e poi dopo arriviamo un'altra volta alle scatolette di metallo negli anni 70 che riprendono tutte vecchie immagini cartacee delle scatole che si impollavano sulle scatole di cartone, e però questo è il grande successo di quello che ci fa entrare sui mercati di tutto il mondo. Prima esportavamo un po' all'estero, con le scatole di metallo siamo diventati leader internazionali sul livello globale per quanto riguarda la liquirizia pura. Tenete presente che se i fatturati sono piccoli, perché la liquirizia rappresenta un segmento minimo nel segmento più ampio della confetteria, che è già parte del settore dolciario, quindi diciamo una piccolissima quantità, però molto specifica e molto tipica. E da questo, diciamo, dall'affermazione sui mercati internazionali, ovviamente anche il rafforzamento del brand dovuto a una strategia anche di comunicazione. E però da qua siamo arrivati sugli scaffali del lusso di tutto il mondo. Siamo a New York sulla 50, a Parigi nei posti più belli, a Dubai, a Berlino, insomma, fino moltissimo Danimarca, Svezia, perché tutti i paesi del nord, siccome la liquirizia fa bene alla gola, quando si è raffreddati, eccetera, ovviamente nei paesi freddi funziona bene. E spesso identificano la Calabria con noi. È capitato un governatore, non questo, ma i governatori fa, mi chiama, sono appena arrivato in Australia, e della gente che ha detto: ah, Calabria, liquirizia Marelli, mi dice, mi hanno accolto così, ho detto vabbè, ti capisco a questo punto. È un segnale piacevole anche per una regione che insomma meriterebbe un po' di più. Alla luce di quello che ci ha detto in precedenza, in un mondo moderno, edulcorato, in cui si predilige il gusto dolce, come vede il futuro appunto del suo prodotto, della liquirizia? No, lo vedo positivo, perché il gusto dolce da un lato si afferma, però se sentite i nutrizionisti, insomma alla fine è la rovina. Allora, se pensate che l'America ha un tasso di obesità spaventoso, noi confidiamo che la gente capisca che insomma la salute viene prima di tutto, e la liquirizia, se si usa in quantità, ma come qualsiasi cosa insomma che è usata in modica quantità, sicuramente è benefica, anche perché ha queste proprietà tonificanti, regola la digestione, fa bene alla gola. Napoleone prima delle battaglie si mangiava un pezzo di liquirizia, diceva mal di stomaco, ed era l'unica cosa che lo calmava. La liquirizia possiamo considerarlo dunque un prodotto che potrebbe far dimagrire? Non fa dimagrire, questo siete certi, però per molte persone, perché che non la usano, mangiano un pezzetto di liquirizia alle 13, l'orario in cui si dovrebbe andare a mangiare, toglie la voglia di mangiare, perché è un sapore talmente forte che
che, che non ti fa venire voglia di mangiare. In questo senso la ligurizia ha aiutato moltissimo nella campagna contro il fumo. Il Policlinico Sant'Orsola di Bologna comprava delle nostre scatolette di plastica che sembrano un accendino, che si aprono così, quindi un po' la mossa rituale dell'accendino, la radice di liquirizia da tenere in bocca proprio per simulare questo fatto, e in effetti funziona. Una domanda adesso che potrebbe farla un po' ridere forse, ma i calabresi mangiano tanta liquirizia? E se sì, più uomini, donne, bambini, anziani o donne incinte? Ma sì, c'è un consumo notevole in Calabria, ma perché per loro è un prodotto con il quale hanno sempre vissuto. Infatti quando noi cominciamo a fare queste scatole più belle, eccetera, diceva, ma che c'è bisogno di fare questo? Noi andiamo al mare e ce l'andiamo a prendere, perché qua il consumo è molto per la radice naturale, fa molto. In genere però il nostro target prima erano i bambini con la liquirizia, ora i bambini purtroppo si stanno abituando al dolce, e invece abbiamo un pubblico in genere adulto, però giovane, diciamo dai 20 ai 50 anni. No, nelle donne in gravidanza la liquirizia non bisogna, allora ipertesi e in gravidanza non bisogna abusare di liquirizia, infatti se voi vedete, perché c'è scritto dietro che può favorire l'ipertensione, ma diciamo 3-4 pezzetti al giorno. Il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli è sicuramente il fiore all'occhiello dell'attività e della promozione proprio del prodotto. Come è nata questa idea? E mio cognato Giorgio aveva cominciato, oltre a rilanciare il marketing, e questo l'avevo aiutato io nella ricerca di queste vecchie immagini, cercando tutto questo, aveva cominciato a dire, aveva una stanza nelle soffitte, qua sono palazzi che hanno 500 anni, sono soffitte ampie, e c'erano tutte queste cose messe là, e allora lui cominciava a catalogarle, c'era un paio di stanze, le aveva chiuse a chiave, sulla chiave c'era scritto museo su un pezzo di legno, così. E poi quando lui è morto nel febbraio 86, a quel punto diciamo che per noi è stato un imperativo categorico di dover pensare a fare qualche cosa. Però a un certo punto abbiamo detto, noi cominciamo ad avere un'età, è bene preparare mentre ci siamo, perché se si convive fra due generazioni, i giovani e i seniores, forse i giovani portano una ventata di novità, noi portiamo un po' di esperienza e di prudenza, e quindi non è male. E quindi nel fare questo abbiamo poi anche deciso di mettere insieme questo museo, che però il lavoro è durato diciamo per un paio d'anni dopo la morte di mio cognato, perché quando c'è una persona che ha 48 anni neanche compiuti, muore improvvisamente, era il capo dell'azienda, e insomma dopo guardate che non è semplice, anche perché sai, quando c'è gente, mio marito e io siamo quasi ottantenni, quindi diciamo ognuno già sa, insomma, cerca di trasmettere agli altri, e invece quando succede alla persona giovane effettivamente, e quindi abbiamo, dopo qualche paio d'anni abbiamo detto no, ora basta, lo dobbiamo fare, e ci abbiamo messo 10 anni per farlo, quindi, no? E abbiamo inaugurato nel 2001, ma devo dire la verità, subito con grande successo, abbiamo vinto premio quinquennale della cultura d'impresa, dove ci siamo fatti un sacco di risate, perché Rai 3 Calabria esce col titolo all'inizio delle giornate, Amarelli trionfa a Venezia, sembrava che avevamo vinto il Festival del Cinema a Venezia, invece era un premio per il museo. Poi nel 2004 abbiamo avuto Gianfranco Bollo, siamo secondi in Italia con il numero di visitatori, prima di noi viene solo il museo della Ferrari a Modena, insomma, veramente un signor museo. Come è nata invece l'idea di inserire sul mercato varie tipologie di gusti di liquirizia? Ma è un'idea normale per chi fa un monoprodotto, perché in effetti insomma, la liquirizia è un prodotto sì, molto particolare, unico direi, però sai, insomma, a un certo punto il mercato si satura facilmente. Infatti la nostra tecnica di marketing è quella, non
puoi approfondire, devi solo allargare la macchia di leopardo, allora si cerca sempre nei paesi, non so, le farmacie del Nord Africa, non so, se arriva in Oceania, in Nuova Zelanda, nelle repubbliche baltiche, si cerca di allargare da un lato e dall'altro lato devi diversificare. Quindi noi oltre a fare liquirizia facciamo prodotti a base di liquirizia, quindi qualsiasi cosa. Ma cominciamo col fare la pasta alla liquirizia, il sale alla liquirizia, cominciamo dal salato e poi dopo fino ad arrivare alla cioccolata, i chicchi di caffè ricoperti di cioccolata alla liquirizia, facciamo il Natale, panettoni, colomba a Pasqua con la crema di liquirizia, uova di Pasqua alla liquirizia, diciamo, liquore, birra alla liquirizia, una gamma mentine, queste qua un po' per l'alito, però sempre con menta, però anche con un fondo di liquirizia, proprio per cercare di allargare e anche per questo problema, perché quando il contenuto di liquirizia è inferiore al 15% non bisogna mettere l'addizione che il consumo eccessivo può favorire l'ipertensione, quindi anche per allargare, anche sotto questo punto di vista, la fascia dei consumatori. Come si colloca dunque il prodotto in un territorio così ricco di storia, anche tradizione culinaria? Ma fa parte della tradizione, perché la liquirizia proprio per la Calabria, anzi ora stanno cercando proprio l'assessorato all'agricoltura della regione Calabria di catalogare questi marcatori identitari del territorio. In effetti pensate che è un prodotto che in Italia ormai si trova solo in Calabria ed è anche un marcatore dell'ambiente, perché se scompare la liquirizia vuol dire ormai il territorio è cementificato. Però quel poco che c'è sono tutti prodotti molto particolari e alcuni unici in Italia, quindi liquirizia, bergamotto quando si scende a Reggio Calabria, cedro sulla costa tirrenica, alta costa tirrenica, tutto il mondo ebraico viene a rifornirsi qua nella riviera dei Cedri. Prima c'era anche il Gelsomino nella zona di Reggio Calabria, purtroppo si è perso. Collegandoci a quello che ci ha appena detto, per concludere, ammirando tutto il suo successo e la storia di questa azienda, quali sono le prospettive future e cosa ha in mente per rimanere un'eccellenza del Made in Italy? Le prospettive future sono quelle, diciamo, innanzitutto di aumentare la sostenibilità. I problemi del futuro sono quello che riguarda l'alimentazione e quindi la salute e l'altro che riguarda l'ambiente. Sotto questo punto di vista sono tutte quelle cose che purtroppo all'esterno non si vedono, un'azienda costano e fanno parte, direi, della civiltà e della cultura d'impresa. Poi il trattamento delle acque, il riciclo dell'acqua, perché anche l'acqua è diventata un bene preziosissimo. Noi stiamo lavorando sempre con altri progetti sull'utilizzo della parte scarta, perché ovviamente c'è tutta la parte fibrosa dopo aver estratto il succo, che è la parte migliore, insomma, è come se fosse la posa del caffè che si butta via. Noi stiamo cercando invece di compattare una serie di studi per utilizzarla. Per ora empiricamente si è sempre usata in agricoltura, si mette sul terreno, non è un fertilizzante perché ormai non ha più nessuna proprietà perché è stato estratto tutto, però riesce a mantenere il terreno umido. Se pensate che qua è una zona di forte siccità dove piove pochissimo, mantenere il terreno umido è molto importante. Ci vorrebbe una liquirizia ma non ce l'abbiamo.